mano qua si porta via. Questo è tipico. Fai qua. Spingi, perfetto. Uno e spingi. Uno e spingi con la spalla. Uno e mezzo passo dritto. In quella direzione è una delle più usate. Quando siamo qui è la spalla. Scusa. Questa è una leva, non è? Non è chiaro, sono tutte. Metaforie. Abbiamo le 8 paure, facciamole. Sono cose che si insegnano ai bambini, infatti tu le hai fatte da bambino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da queste nascono, da queste paure, da queste tecniche di parata nascono tantissimi sviluppi. Uno dei più importanti, ad esempio, della prima paura è il famoso Tao Pi. Da quella che abbassa sarà il CP, eccetera. Logicamente lo scopo della lotta è agganciare, prendere il vestito, ma anche agganciare senza prendere. Tipico, questo, siamo qua, quindi c'è la prima paura, anche qui vedi qua è come se fosse la settima e l'ottava. C'è la prima paura, controllo, mano qua si porta via. Questo è tipico. Fai come? Tao Pi. Neutrale. Naturalmente il momento in cui ho due mani sull'arco dell'altro è pericolosissimo perché tu puoi arrivare qua, chiaro, no? Quindi questo momento qui è veramente un attimo, è veramente un attimo, sì, un attimo. Possiamo svilupparlo in varie direzioni. Una cosa abbastanza tipica, esempio, spingi verso di lui, quindi spalla contro spalla, testa dietro e lo portiamo via. Questo è un bel contenimento, anche di una persona che è un nostro amico, che va un po' di matto, che ci sta nascondendo la testa dietro di lui, blocco le gambe perché ho paura delle gambe e intanto gli parlo, cosa stai facendo? Capisci? Tao Pi con questo. Tao Pi con questo. Facciamo una linea così almeno spingi. Perfetto. Uno e spingi. Uno e spingi con la spalla. Uno e spingi, molto bene. Vedi il Tao Pi ha questo. Ora possiamo avere esattamente l'opposto. Se posso usare Tao Pi per spingere, posso usare Tao Pi per portare la persona dietro di me. Un pericolo anche dietro di me. Se un pericolo dietro di me, porto Angelo verso il pericolo. Capisci qual è l'idea? Quindi porti, esatto, porti, hai capito, porti la persona. Se devo portare sul muro, posso fare un mezzo passo dritto. Molto carino, perché sei proprio come una bici. Da qui e poi spingi proprio così. Quindi abbiamo la spinta in avanti e la spinta indietro. Naturalmente possiamo avere la spinta da un lato, la spinta dall'altro lato. In quella direzione è una delle più usate. È una delle più usate, infatti nel Tai Chi si fa proprio quello. Via. Aria, ciao! Io mi ho fatto capire un po' male. Ciao Aria! Amore! Tao Pi verso di te. Tao Pi dietro. Tao Pi verso l'interno. Tao Pi verso l'interno. Uno dei più usati. È uno dei più usati perché anche nel Tai Chi va proprio verso l'interno, è molto bello. E poi abbiamo Tao Pi da questa parte qui, ma come lo facciamo fare? Quando siamo qui è la spalla. Scusa. Questa è una leva, non è? Non è chiaro, sono tutte. Quello che tu senti come leve è proprio la differenza che passa col judo. Ad esempio il judo quando faccio ai c'è molta distanza tra me e lui. Invece lo shinjao chiude moltissimo.
Hai sentito qui cosa sei? Malissimo, molto male. Zumo chiude moltissimo con la spalla, anche il maestro di Zumo chiudeva moltissimo con la spalla e senti proprio premere il punto 1 di cuore. Molto interessante. Quindi il judo e il sojao si assomigliano molto chiaramente, ma in questi particolari c'è molta differenza. Quindi mi fai il cavo B, mi fai il tuo B, poi con la spalla bravo, proprio così. Per fare lead a go. Eh sì, viene molto usata per fare lead a go. Grazie. Abbiamo fatto perché sennò io ci faccio un video completo sui 4 angoli del Tao B. Sono i 4 angoli del Tao B. If you may subscribe to my channel, I'd be glad.